Ciao a tutti e bentornati. Dopo la top 10 dei giochi per Commodore 64, eccoci alla seconda miniserie estiva dedicata ai videogiochi che hanno segnato la mia giovinezza. Oggi tocca un altro pezzo di storia informatica, il Commodore Amiga. Preparatevi perché la mia top 10 è molto personale. Sono giochi con cui sono cresciuto, non per forza sono i più famosi o i migliori in assoluto, ma quelli che mi hanno appassionato a quei tempi. Vediamo se li conoscete tutti. Partiamo subito dal 10° posto e a proposito di classifiche, il terzo ed ultimo video di questa serie sarà dedicato ai giochi da sala, i mitici coin-op, quindi se vi interessa seguite anche quell'altro video. Andiamo subito con la classifica. Al 10° posto metto un gioco che a quei tempi fece molto discutere la critica e i giornali del tempo, ma che a quei tempi a me e ai miei amici fece letteralmente impazzire. Sto parlando di Barbarian, uscito nel 1987 e sviluppato dalla Palace Software. È un picchiaduro molto semplice nelle dinamiche, ma che richiamava ovviamente Conan il Barbaro di Schwarzenegger, pur non avendo la licenza ufficiale. Il gameplay era abbastanza semplice, come possiamo vedere. Ogni livello si combatteva contro un avversario che più o meno era sempre simile, un po' come alla Street Fighter, se vogliamo, ma più semplice, con meno mosse, ma con la possibilità di usare la spada, lo spadone di Conan. Quindi pochi colpi, ma alcuni molto letali, e addirittura una mossa speciale, quella con la giravolta, che consentiva di tagliare la testa all'avversario se eseguita in maniera corretta. Appunto, proprio per questo i critici dell'epoca lo accolsero con recensioni un po' miste, appunto per la violenza di certe mosse, ma il pubblico lo amò in realtà proprio per questo. Al 9° posto, un platform che mi ha fatto consumare joystick e corde vocali. Sto parlando di Rick Dangerous. Lanciato nel 1989 dalla Core Design, questo gioco era una parodia di Indiana Jones, con il personaggio che ne traeva le sembianze ma in forma super deformed. I livelli erano pieni di trappole mortali e il protagonista moriva in continuazione, spesso in modi esilaranti per chi guardava ma che per chi giocava non tanto. Se i primi livelli erano abbastanza facili, poi man mano che si procedeva diventava sempre più difficile e veniva richiesta una prontezza di riflessi e precisione al pixel per eseguire una serie di mosse. Il successo fu enorme e portò anche a un sequel, che però non raggiunse mai lo stesso status di culto. Uno dei giochi in cui probabilmente si sono formati anche i creativi dell'imprecazione. All'8° posto, un'avventura grafica che è un vero e proprio capolavoro, oltre che una pietra miliare nel mondo dei videogiochi. Monkey Island, prodotto nel 1994 dalla LucasArts. Praticamente questo videogioco ha ridefinito il genere delle avventure punta e clicca, le avventure grafiche. La Lucas aveva già creato altre avventure come Maniac Mansion, Indiana Jones e l'ultima crociata, Zack McCracken, tutte con un ottimo successo sia di pubblico che di critica, ma Monkey Island surclassò tutte le altre avventure. Il protagonista era Guybrush Threepwood, più o meno si dovrebbe pronunciare così, un giovane aspirante pirata, e l'avventura è un mix di umorismo, enigmi geniali e personaggi indimenticabili. Il successo, come dicevo, fu clamoroso e acclamato dalla critica di tutto il mondo. Probabilmente anche molti giovani di oggi ne avranno sentito parlare, anche perché mi sembra che fecero anche un film, che non ha avuto poi in realtà molto successo. Al 7° posto c'è un'altra icona del gaming, soprattutto un'icona del genere shoot 'em up. Uno sparatutto a scorrimento che ha regalato a tutti noi ore e ore di divertimento. Sto parlando di Turrican. Il gioco era un mix tra sparatutto e platform. Il protagonista con la sua tuta robotica poteva trasformarsi in una sfera e lanciare una vasta gamma di armi devastanti. Il gioco era molto vasto, con livelli appunto enormi da esplorare e un comparto audio e grafico che lasciava a bocca aperta per quei tempi. Fu un successo immediato, che venne osannato sia dalla critica sia dal pubblico, e tanto che poi venne seguito da un secondo episodio che però non ottenne lo stesso clamore e lo stesso successo. Al 6° posto, un gioco che mi è rimasto nel cuore, The New Zealand Story. Si tratta di un platform arcade che è sostanzialmente un porting dal coin-op del 1989. Il protagonista ha l'apparenza un piccolo pulcino, ma invece no, è un kiwi ed è per questo che si chiama The New Zealand Story. Se non fosse che i kiwi non sono gialli ma più o meno marroncini. Vabbè, detto questo, il protagonista deve salvare i suoi amici rapiti da un tricheco malvagio. I livelli erano coloratissimi, pieni di nemici strampalati, e si potevano rubare le armi o i mezzi dei nemici per usarli a proprio vantaggio. Nonostante la sua origine arcade, sono affezionato più alla versione Amiga, realizzata poi oltretutto in maniera impeccabile, che all'originale appunto, anche perché dalle mie parti non era facile trovare appunto il coin-op di questo gioco.
Quinto posto per un altro titolo epico per Amiga, California Games. Uscito nel 1987, sempre ad opera della Epyx, questo gioco non era altro che una compilation di minigiochi sportivi, dal surf allo skateboard, dal freestyle con i pattini alla BMX. Come tutti i giochi della serie, da Summer Game a Winter Game, era perfetto per giocare con gli amici sfidandosi a suon di record. La critica, se ricordo bene, ne parlò benissimo e anche il pubblico lo accolse abbastanza calorosamente, nonostante le discipline come lo skateboard non fossero poi così diffuse da noi. Quarto posto, un altro capolavoro arcade convertito su Amiga. Si tratta di Rainbow Islands. Uscito nel 90, è un platform pubblicato dalla Taito. I due protagonisti dovevano scalare 7 isole coloratissime, lanciando arcobaleni per intrappolare i nemici e per non farsi toccare, altrimenti sarebbero stati sconfitti. Ogni arcobaleno poi poteva essere utilizzato anche come piattaforma per salire e saltare più in alto. I punti di forza sicuramente la immediatezza del gioco, la grafica coloratissima, super deformed e anche un po' pacioccosa, oltre che alla colonna sonora allegra e un gameplay anche innovativo. Per questo probabilmente questo gioco fu un successo mondiale, amatissimo appunto da tutti i possessori di Amiga, tra cui anche io. Se ti sta piacendo questo video, metti un like e iscriviti al canale per supportarmi. A me fa un sacco piacere e mi aiuta soprattutto a creare altri contenuti come questo. E ora, senza indugi, passiamo alla top 3. Sul gradino uomo più basso del podio, al terzo posto, metto un gioco che ha rivoluzionato il genere dei giochi di ruolo, Dungeon Master. Prodotto nel 1987, questo titolo ha portato i giochi di ruolo in un nuovo tipo di ambiente, un ambiente 3D in tempo reale, anche se ovviamente non era un vero 3D, ma era esclusivamente simulato. I controlli, fatti con mouse e tastiera, permettevano di gestire un gruppo di 4 avventurieri in un dungeon pieno di trappole in cui si scendeva progressivamente, incontrando nemici sempre più difficili e segreti da scoprire. È stato un gioco per me incredibilmente immersivo, che ha venduto poi oltretutto milioni di copie e ispirato innumerevoli titoli successivi. E sinceramente questo fu anche uno dei motivi per i quali acquistai l'espansione di memoria per il mio Amiga 500 portandolo addirittura da 1 mega. Secondo posto metto un gioco che ha fatto la storia del calcio virtuale. Si tratta di Sensible Soccer. Uscito nel 92 e sviluppato da Sensible Software, non era solo un simulatore di calcio, era per molti il calcio. Con la visuale dall'alto, che poi divenne un must per quei tempi, i controlli erano velocissimi e aveva un'immediatezza impressionante. Permetteva di fare passaggi precisi e anche tiri spettacolari, anche al volo. Ovviamente ci voleva un po' di pratica. La sua giocabilità però era altissima e lo rese un cult per tutti gli amanti del genere. Ancora oggi per molti rimane il miglior gioco di calcio mai realizzato, anche se manca il numero 1 ancora. E infatti al primo posto non uno ma 3 giochi, devo metterli tutti e 3 per non ingolfare la classifica. Ovvero, probabilmente molti di voi l'avranno immaginato, l'avranno capito, Kick-Off 2 e Goal. A quei tempi c'era la diatriba proprio con il mio numero 2, Sensible Soccer, diatriba per decidere quale fosse il gioco di calcio migliore per Amiga, ma la giocabilità, la fisica della palla e la sensazione di controllo assoluto della palla che mi davano, a me personalmente, questi titoli della Anco Software realizzati dal mitico Dino Dini, per me erano il non plus ultra. A quei tempi c'era la diatriba con Sensible Soccer, diatriba per determinare quale fosse il videogioco di calcio migliore di quei tempi, appunto tra Kick-Off e Sensible Soccer. Ma per quanto mi riguarda la giocabilità, la fisica della palla e anche la sensazione di controllo assoluto che avevi del pallone, davano a questo titolo dell'Anco Software il massimo dei voti. Il controllo della palla, che non era incollata al piede, ma ci voleva una certa abilità con il joystick, anche soltanto appunto per controllarla o per fare un tiro al volo o un cross preciso, rendevano questo gioco per me il gioco di calcio per Amiga. È stato sicuramente il gioco che ho amato più di tutti per Amiga, quello a cui ho giocato di più in assoluto, probabilmente in assoluto, sia da solo sia con gli amici. Poi con Gol si aggiunse anche la componente manageriale che rendeva il gioco ancora più profondo e vario. E poi chi non ricorda il mitico cartellino Gaillo o la splash screen con il mitico Dino Dini. Siamo arrivati alla fine di questa classifica. E tu li hai riconosciuti tutti questi giochi? Quali erano i tuoi preferiti e quali secondo te mancano? Fammelo sapere nei commenti.
Ci sono sicuramente alcuni giochi che mancano in questa lista, alcuni molto famosi, Shadow of the Beast, Flashback, Prince of Persia, ma quelli che vi ho citato nella mia lista, nella mia classifica, sono i giochi che mi hanno appassionato di più e che mi hanno accompagnato in quegli anni in cui avevo l'Amiga. Se ti è piaciuto questo video, allora ti consiglio di dare un'occhiata anche a quello sulla top 10 dei giochi per Commodore 64 e di non perderti anche il prossimo video in cui andremo a vedere la mia top 10 dei giochi da bar, ovvero i coin-op. Ciao!